Bibbia si occupa degli Adamiti, non si occupa dell'umanità. La Bibbia ci racconta di come gli Adamiti sono stati fabbricati, non creati. Il verbo creare, inteso soprattutto come creare dal nulla, in ebraico non c'è. Così come non c'è il termine olam che significa eternità, così come non c'è il termine che significa onnipotente. Ci sono tutta una serie di termini che noi troviamo tradotti ma che sono invenzione teologica. Così come non esiste il termine Dio, così come lo intendiamo noi, non esiste nella Bibbia, non c'è niente da fare, non c'è, finito, basta. Quel termine che viene tradotto con Dio non si sa cosa voglia dire, parliamo di un El. El è, forse, ma non è detto che lo sia, il singolare di Elohim, che è un termine plurale che viene normalmente tradotto con Dio, dimenticando che molto spesso questo termine Elohim è usato con il verbo al plurale, che viene regolarmente o quasi, salvo alcuni rari casi, tradotto al singolare, perché chi legge la Bibbia tradotta deve credere che Elohim significa Dio, e se significa Dio è uno solo, il verbo deve essere al singolare. In realtà il verbo nella maggior parte dei casi è plurale, semplicemente per il fatto che Elohim indica una pluralità di individui al di là di ogni possibile dubbio. Possono fare tutti i salti mortali che vogliono per tentare e si sono inventati di tutto, regole grammaticali eccetera, per dire che Elohim è singolare. No, Elohim è plurale, e tant'è che nelle Bibbie tradotte, quelle che vanno nelle facoltà di teologia o nelle università dove c'è gente che studia l'ebraico, i verbi sono lasciati al plurale. È nelle Bibbie che avete in casa che vengono tradotti al singolare, perché chi legge la Bibbia in casa deve credere che quel verbo si riferisca al Dio uno, unico. Ora, dov'è che è stato fabbricato l'Adam? Non lo sappiamo. La dottrina ci dice Adamo è stato creato nel paradiso terrestre, quello che l'amico ha chiamato giustamente Gan Eden. Gan Eden è il termine ebraico e Gan significa giardino recintato e protetto, posto in Eden, che è un grande territorio che si trovava tra il Mar Caspio e la Turchia, l'est della Turchia. Ma quando voi leggerete attentamente la Bibbia, se vi verrà voglia di farlo, troverete scritto che l'Elohim prese l'Adam e lo pose in Gan Eden. Cioè che l'abbia fatto nel paradiso terrestre non è scritto neppure nella Bibbia. Non solo non c'è scritto che l'ha creato, ma neppure che l'ha fatto nel paradiso terrestre. L'ha preso da un'altra parte e l'ha messo lì, perché lo lavorasse e lo custodisse. E in quel Gan Eden, dice la Bibbia, gli Elohim piantavano, mettevano a dimora ogni sorta di vegetale che produce frutto buono da mangiare. La terra era già piena di alberi verdi, di erba, Lì dentro sperimentavano ciò che serviva per nutrire i loro lavoratori. E lo sperimentavano sia dal punto di vista vegetale che animale. Ed è lì che Adamo si univa con tutti gli animali di cui disponeva. La pecora è uno di questi. La pecora è un animale. Voi quanti ovini conoscete in natura che hanno il pelo che cresce in sostanza all'infinito? Gli stambecchi che vivono al freddo, i camosci, le capre, che hanno il pelo che cresce all'infinito, che vuol dire che dopo 3, 4, 5, 6, 7 mesi sei morto, se vivi in natura. Invece la pecora è così, perché il vello della pecora ha tutta una serie di funzioni. La pecora è uno dei tanti animali artificiali, così come l'Adam, che è un OGM, fatto con lo tselem degli Elohim, cioè con quel, come significato letterale in ebraico, quel qualcosa di materiale che contiene l'immagine
e che, derivando dal verbo tsalam, che significa tagliare fuori, può essere tagliato fuori e utilizzato. I racconti più antichi di quelli della Genesi ci dicono anche da dove veniva tagliato fuori questo tselem: dai maschi giovani appartenenti al gruppo di quelli lì. Cioè purificavano il sangue, tiravano fuori lo tselem, lo mettevano dentro o Homo erectus o Homo habilis e hanno prodotto quello che poi noi conosciamo come Homo sapiens, che è l'animale più disadattato che esista sulla faccia della terra. Noi non siamo adatti a nessun, per natura, per DNA, a nessun ambiente della terra. Tant'è che noi dobbiamo intervenire e modificare qualunque ambiente terrestre, e difatti viviamo in tutti, perché qualunque ambiente terrestre, nudi così come siamo, ci uccide. Perché siamo l'animale più disadattato che esista sul pianeta Terra. Non abbiamo copertura per il corpo, non abbiamo gli artigli, non abbiamo le zanne, non abbiamo nessun senso particolarmente sviluppato, corriamo, non siamo agili come altri animali, siamo una roba di mezzo che serviva per lavorare, quindi andava bene così. Abbiamo come la pecora una roba, i capelli, cioè avete i capelli. Cosa servono capelli lunghi 80 cm, 1 metro o 1,20 m o quel che è? Cosa c'è di più dannoso in natura? Pensate a vivere in una foresta, in una savana con 1,20 m di capelli. Solo capelli, tutto il resto del corpo scoperto. Così come noi facciamo i cani con le orecchie più lunghe, la coda riccia, le gambe più corte, loro forse hanno fatto delle cose su di noi che a loro piacevano. Tant'è che nel mondo ebraico c'è scritto che i capelli sono la nudità di una donna e li può sciogliere soltanto di fronte al marito, al fratello o al figlio, altrimenti viene lapidata. Ora i Gan Eden sono tanti. Uno è quello che ci viene descritto dalla Bibbia, un altro ci viene descritto da Omero nell'Odissea. Ne ho parlato in uno dei miei libri Mondadori, ma la stessa cosa la trovate scritta negli articoli di Le Scienze, il 2014, dove si parla del Gan Eden biblico, lo si descrive e dice chiaramente qualcosa di simile al Gan Eden biblico è descritto da Omero, nei libri che vanno dal 6 a 8 dell'Odissea. Ne ho parlato nel primo dei 3 libri Mondadori. Questi di Gan Eden ne avevano tanti. Questo Gan Eden dell'Odissea è il giardino di Alcinò, il giardino dei Feaci, che è un luogo recintato e protetto, all'interno del quale la produzione, dice l'Odissea, continua. Non c'era distinzione tra primavera ed inverno, mentre su certi alberi già si raccoglievano i frutti, da altri alberi si stavano sviluppando i fiori, mentre da certi filari già si pigiava l'uva, su altri filari stavano nascendo i primi grappoli, perché era un sistema di produzione forzata continuo. Altri Gan Eden si trovavano sicuramente in Centro Sud America, dove hanno prodotto un organismo geneticamente modificato che si chiama patata, che in natura non è commestibile ed è un OGM detto dagli articoli di Le Scienze, che ha inglobato completamente il DNA dell'Agribacterium, cioè il 100% del DNA dell'Agribacterium, che l'ha resa commestibile. E nell'articolo di Le Scienze, e questo ce l'ho, quindi se volete lo leggiamo, c'è scritto che questo avviene solo con gli OGM in laboratorio, ma è avvenuto là 10-12 mila anni fa. Così come in Medio Oriente sul farro selvatico sono avvenute, e se volete ve lo leggo direttamente dagli articoli perché questi li ho, delle Scienze, 2014-2015, sono avvenute una serie di eventi genetici definiti da loro, fra virgolette, impossibili in natura, che hanno portato al grano che noi mangiamo, ma ne sono avvenuti tanti di eventi genetici impossibili, non uno, e lo dicono loro, una successione di eventi genetici impossibili. E guarda caso non è che sono avvenuti sulla margherita o sulla violetta, sono avvenuti sulla patata che nel continente americano ha nutrito
centinaia di migliaia, milioni di persone, sono avvenuti con i cereali che di qui hanno nutrito centinaia di migliaia, milioni di persone. E uno dice: ma se sono impossibili? Uno di questi scienziati dice: ah, non sapremo mai. No, questa non è un'affermazione scientifica. Basta che facciamo finta che sia vero ciò che ci hanno detto gli antichi e sappiamo come sono avvenuti. Li hanno fatti loro. Perché ce lo dicono gli antichi, che lì c'erano loro che facevano quelle cose, nei loro Gan Eden, cioè nei loro laboratori sperimentali, e ne avevano sparsi in tutto il mondo. In uno di questi hanno messo l'Adam, e siccome questo Dio è onnisciente e onnipotente, Bibbia di Famiglia Cristiana, così siamo tranquilli. Non è che sono tranquilli tanto i miei avversari, anche se leggo la Bibbia di Famiglia Cristiana, ma comunque. Dopo un po' di tempo, Dio che sa tutto, si accorge che la compagnia degli animali non è sufficiente.